Salve a tutti ragazzi e bentornati da Fabrizio Teghesi. Il video di oggi riguarda un argomento per il quale mi avete veramente inondato e bersagliato di messaggi nelle ultime 5-6 settimane. È un argomento molto sentito che io sinceramente ignoravo totalmente e ho deciso di entrare anche in questo mondo per soddisfare chiaramente le richieste di chi guarda i miei video e di chi partecipa attivamente alla crescita di questo canale. Quindi di cosa sto parlando? Sto parlando del mondo Kyosho RTR. Il mondo Kyosho RTR era per me un qualcosa di totalmente estraneo a tutto, ma documentandomi ho scoperto cose assurde. Il mondo RTR Kyosho in Europa conta nel 2019 più di 10.000 unità vendute di automodelli. 10.000 automodelli, è un qualcosa di veramente impressionante. Sono chiaramente persone che utilizzano la macchina che magari non si sono mai viste in pista, ma sono modellisti. Quindi ho deciso, come ripeto, di entrare in questo argomento partendo dal settore scoppio e più precisamente partendo da lei. Quindi Kyosho MP9 TKI4 V2 Ready Set, Ready to Run. Quindi intanto per cominciare, questa è la concorrente più vicina a una macchina da gara che possa esistere nel mondo RTR. Ricordiamo che le macchine a scoppio del mondo RTR Kyosho sono due: la Inferno Neo e questa qua, la Kyosho MP9 TKI4. V2 perché sostituisce la prima versione che a sua volta sostituiva la Kyosho MP9 TKI3 RTR, quindi Ready Set. Adesso procederemo con l'unboxing e con alcune spiegazioni delle caratteristiche generali della macchina per chi non la conoscesse, ma nelle prossime settimane ci saranno degli extra video, quindi extra alla normale programmazione del canale, dove spiegherò alcuni aspetti fondamentali. Non solo, questa macchina verrà totalmente smontata da me per capire quali sono le differenze con la mia ottima conoscenza della MP9 TKI4 kit, quindi da gara, che ho usato per veramente tanti e tanti anni, cioè quindi dalla sua nascita fino alla sua morte, diciamo, quindi dalla sua sostituzione con la MP10, e quindi voglio scoprire perfettamente tutte le caratteristiche di questo automodello. Quindi procederemo con l'unboxing. Prima di tutto però sigla. Vi ho detto una piccola bugia, perché non è vero che per me il mondo RTR Kyosho è totalmente estraneo. Infatti, nel lontano ormai 2014 io ho partecipato ad una gara con la Kyosho MP9 TKI3 RTR. Sembrerà strano, ma quella gara si svolgeva a Scandicci, quindi in una pista che adesso tra l'altro non esiste più, è una pista molto piccola. Ho pochissima repertazione di questa gara, ma vi garantisco che in qualifica feci 3 TQ su 3 manche, non c'era scritto il mio nome sulla classifica perché lo feci sostituire, appunto, visto che era una gara promozionale, per capire Kyosho, per capire io le potenzialità di questa macchina. E una batteria, tra l'altro ho ancora la foto, e ho la foto appunto della macchina. Ho corso con la macchina totalmente originale con alcune piccole modifiche
che riguardavano i differenziali, quindi aveva aggiunto le crociere nell'anteriore e nel centrale con i due ingranaggi piccoli che nel kit RTR dell'epoca non erano presenti. E avevo poi chiaramente fatto le varie regolazioni con gli ammortizzatori addirittura lasciati RTR, ma avevo messo delle molle, perché all'epoca davano, mi ricordo, delle molle monocolore nero che non erano identificabili. Io, per riuscire a effettuare un buon setup, avevo installato al posto di quelle delle molle che conoscevo della mia MP9 TKI3 kit da gara, quindi. E successivamente in finale ho avuto un problema tecnico con il motore che, poverino, ai miei ritmi non reggeva assolutamente, però ero in prima posizione e mi stavo appunto giocando la gara. In gara c'erano anche diversi F1 di alto livello, tra cui anche Gianmarco Razzi, mio amico fraterno nonché testimone di nozze, che l'anno successivo sarebbe andato, quindi nel 2015, sarebbe andato a lottarsi il campionato italiano F1, quindi no expert ma F1, con perdendolo poi all'ultimo pieno dell'ultima gara, quindi in pratica arrivò secondo al campionato italiano 2015. E quindi insomma il livello non era proprio terra terra, e comunque questa macchina mi stupì veramente in modo positivo per le sue prestazioni. A seguito di questo la macchina rimase per tanto tempo in azienda da me, e poi l'ho venduta usata con tutte le modifiche che avevo fatto ad un ragazzo che credo la stia ancora utilizzando, praticamente, chiaramente effettuando i vari cambi di pezzi che nel frattempo si sono usurati e quant'altro. Quindi procederemo con l'unboxing, breve cenno su questa vettura, perché secondo me chi compra un RTR con prospettive di innamorarsi dell'RC dovrebbe prendere questa piuttosto che un Inferno Neo. Molto semplice, perché l'Inferno Neo è una macchina sì più economica, ma fine a se stessa. In che senso? La macchina è quella, ci sono alcuni option, ma comunque vada, è una tecnologia molto arretrata rispetto alle macchine moderne, e quindi anche a livello prestazionale chiaramente, a mio parere, non potrà mai essere paragonata ad una macchina kit, mentre questa macchina, come viene data nella scatola, ha già tutte le plastiche identiche alla macchina kit. Non solo, quando si usurano dei pezzi o si rompono dei pezzi, si ha la possibilità di sostituirli con lo stesso componente della macchina da gara. Quindi in pratica possiamo, da una macchina, usurandola, consumandola, imparando, avere poi un processo di trasformazione e portarla verso una macchina da gara, né più e né meno. Oppure, arrivati a un certo punto, vendere la macchina e comprarsi un kit da gara nuovo magari, o usato a seconda. Chiaramente però, facendo diciamo i vari step a piccoli bocconi, a piccole spese, si impara anche a smontare e rimontare e manutenzionare la macchina, e soprattutto si procede gradualmente a questo, diciamo, processo di trasformazione, per poi magari, chissà, un giorno andarci a fare anche delle gare. Quindi, mentre con questa macchina, a parer mio, con delle modifiche si può anche partecipare a delle gare, con la Inferno Neo è divertimento allo stato puro. Quindi io propenderò sempre per questa, anche perché la differenza di prezzo non è così esagerata come uno si possa immaginare, e poi vedrete il livello di questa macchina paragonato anche alla mia vecchia TKI4 da gara, perché io ho ancora tutti i miei modelli da gara e quindi li confronteremo e vedremo. Procediamo adesso con l'unboxing della macchina. Quindi procediamo all'unboxing della nostra Inferno MP9 TKI4 V2. Andiamo. Quindi, come vedete, la macchina si presenta veramente bene dentro la scatola, già totalmente assemblata da Mamma Kyosho, e in questo caso abbiamo la colorazione arancione, che ovviamente ho scelto in quanto adoro follemente l'arancione, ma esiste anche una versione rossa. Quindi vediamo il contenuto della scatola. Abbiamo una scatola di
cartone, foglietti, il libretto delle istruzioni, non voglio rovinare in nessun modo la scatola, quindi ci sto più attento del solito. E la macchina, c'è ancora il nylon di protezione, lo andiamo a rimuovere ed ecco la macchina in questo arancione spettacolare. Andiamo adesso a vedere il contenuto della scatola. Il radiocomando, con display, quindi avrà anche i fine corsa e le varie regolazioni. E un'altra busta. In questa busta abbiamo il filtro dell'aria che incredibilmente ha gommino e plastiche identiche al nostro attuale da competizione, incredibile, mentre la spugna no, la spugna non è quella come usiamo noi, e io non la cambierei per niente al mondo. Consiglio vivamente di acquistare due spugne, tanto comunque vada, le spugne di cambio servono, di acquistare due spugne della macchina kit che vi preserveranno in modo nettamente superiore il motore. Questa magari la potete usare in fase di rodaggio oppure quando andate a girare in posti dove c'è meno polvere. Chiaramente non ve lo sto neanche a dire, le spugne vanno oliate, mi raccomando ragazzi, non lasciate la spugna da oliare, se no sabbiate subito il motore. E se volete sapere come si fa, ho fatto un video nel mio canale su come io olio le spugne dei filtri. Sono due, quindi ce ne sarà una esterna e sotto, come vedete, ce n'è un'altra che addirittura sembra già oliata, quella interna, quindi meno male ci ha pensato Chioscio. Però ugualmente se prendete quelle nuove dalla busta vanno oliate. Poi abbiamo un chiavino di 8, di 7, di 10 e di 5,5, la chiave delle gomme, un po' di chiavini a brugola AL che per cominciare potrebbero anche andare bene, e chiaramente le fascette per il filtro dell'aria e il fermo, credo anche questo per il filtro dell'aria, andremo a vedere poi. Quindi rimettiamo a posto ciò che non ci interessa e andiamo ad aprire la macchina che non vedo l'ora. Quindi la radio va con 4 batterie AA, quindi stilo, e la proveremo anche a accendere per vedere quali sono le regolazioni che si possono fare. È una radio in 2,4 GHz ed ha anche il jack per la ricarica, quindi se voi mettete le batterie ricaricabili, sono solo 4 praticamente, avrete la possibilità di ricaricarla attraverso il jack. Per me questa radio è inutilizzabile perché io guido a stick, quindi con la tecnologia dei vecchi, chiamiamola così, e
adesso apriamo la macchina. Ah, dicevo, ma cos'è? Bloccata? Invece no, guardate, c'è una fascetta che chiude, non so se si riesce a vedere, che chiude il sistema di ammortizzatori posteriore, probabilmente per non rovinare la scatola quando la vanno a chiudere. Quindi adesso apriremo la scocca. Ed ecco la macchina. Quindi liberiamo la macchina da queste fascette in modo che il sistema di sospensione sia libero. Incredibilmente a sentita sembra anche buona, come se fosse davanti un filo morbida. Quindi andiamo ad analizzare le singole differenze. Allora, intanto per cominciare, qui vedete che c'è una piastrina nel posteriore molto fine, mentre nell'anteriore c'è una piastra molto spessa. Questa nella vecchia versione era fine come quella posteriore e chiaramente dopo 3 botte rischiava di piegarsi. In questo caso hanno migliorato sensibilmente lo spessore della piastra e i tappi degli ammortizzatori sembrano i nostri da gara non vented. Prenderò le varie misure e li confronterò, ma sembrano veramente i nostri non vented. Le ghiere sembrano le nostre da gara, meno se non per il fatto che non ci sono i segnali incisi per vedere quanto stiamo girando, e le canne hanno lo stesso identico colore di quelle che si trovavano di serie su MP9 TKI4 fino alla versione Anniversary, perché nell'Anniversary c'era già le canne ad alta scorrevolezza di serie. Quindi ragazzi, nella RTR che avevo io, le canne ammortizzatori erano veramente inguardabili, c'è una roba brutta. Qui invece vedo che manca il parastelo. Questo potete prenderlo tranquillamente separatamente come ricambio, e altrimenti potete farlo tranquillamente con un palloncino da gavettone e problemi non ce ne sono. L'alettone è il vecchio, quindi non è quello TKI4 con in holder, ma anche questo è semplicemente sostituibile con 2 viti. Per il resto le plastiche sono veramente loro. C'è tutta la viteria a croce invece di avere la viteria a brugola. Potete semplicemente sostituirle con viti con la testa a brugola per avere un miglior settaggio e un miglior feeling con i chiavini. Nella macchina da gara, ricordo, sono tutte viti a brugola. L'avviamento del motore è a strappo, ma vi stupirò con effetti speciali. Questo motore è stato migliorato rispetto a quello che avevo io. Lo so perché me l'hanno detto alcuni ragazzi che hanno già avuto questo motore in passato, quindi sulla macchina vecchia. È stato molto migliorato e in più vi darò dei trucchetti nei prossimi video per chissà un giorno poterlo utilizzare anche in gara, perché la cosa che potreste fare in futuro è quella di rimuovere tutto l'apparato dello strappo, quindi della messa in moto, che chiaramente il motore andando deve trascinarsi dietro anche quello, e sostituire con un tappo che io ho, tra l'altro, con un tappo che ci va preciso, un tappo come i motori diciamo normali da competizione, e mettere a quel punto in moto con l'avviatore, e sicuramente avrete già un incremento di prestazioni con una spesa veramente bassissima. Quindi entriamo nello specifico. In questo video non vi faccio vedere niente, siamo già arrivati troppo lunghi, ma come ho detto ci saranno dei video extra dove io smonterò questa macchina e farò delle piccole migliorie che tutti potete fare con bassissima spesa. Non solo, per chi vuole può acquistare la macchina modificata da me, ma non con queste piccole migliorie
che faccio nei video che vi farò vedere, ma con altre migliorie interne, dove necessita chiaramente di ricambi, quindi lavorando sui differenziali e lavorando su altri piccoli particolari che non vi svelo al momento, ma chi vuole può acquistare la macchina modificata da me, quindi la MP9 TKI4 RTR modificata da me in persona, quindi con dei settaggi diversi, mutuati chiaramente dalla macchina da competizione. E non solo, siccome su questa macchina lo farò, perché una volta che l'ho smontata, ho fatto i video, quando la rimonterò facendo queste modifiche e quindi ne avrò già una modificata, vi do l'opportunità di vincere la modifica, cioè di acquistare la macchina già modificata da me. Per qualunque informazione scrivetemi nei commenti qua sotto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale. Come vedete, esaudisco anche le richieste di chi mi scrive per avere magari degli argomenti trattati particolari come questi. E se volete potete contattarmi anche attraverso la mia pagina Facebook Fabrizio Teghesi RC, oppure attraverso il mio sito internet www.fabrizioteghesi.com. Mi raccomando, seguitemi in questa rubrica dedicata alla RTR a scoppio di Casa Chioscio, e finita questa partiamo subito con il mondo elettrico. State collegati, mi raccomando. Ciao, a presto!